Vassili Kandinsky è stato uno dei più importanti artisti della storia dell'arte europea. È considerato il padre della pittura astratta, corrente che ha cambiato per sempre la concezione delle arti figurative. Col termine astrattismo si indica l'avanguardia artistica affermatasi in Europa all'inizio del Novecento, che rifiuta il realismo a favore della creazione di forme che non rappresentano la realtà in modo oggettivo. Le opere di arte astratta non mostrano ciò che l'artista vede con gli occhi, ma attraverso figure geometriche, colori e linee puntano a trasmettere un'emozione, una particolare percezione o uno stato d'animo. Kandinsky nasce a Mosca nel 1866. Si appassiona al disegno da bambino dopo un viaggio a Venezia, durante il quale resta affascinato dalle luci che di notte illuminano la città. Ciò nonostante, studierà legge per laurearsi in giurisprudenza a 26 anni. Sarà un dipinto di Monet a modificare per sempre l'approccio di Kandinsky all'arte in generale. Nel corso di una mostra, l'artista ebbe occasione di vedere un quadro del maestro impressionista che rappresentava dei covoni di grano. Il quadro, visto da lontano, apparì agli occhi di Vassili come una macchia gialla informe, capace però di trasmettere una forte emozione. Kandinsky lavorò molto su questa intuizione fino a pubblicare nel 1910 l'opera Lo spirituale dell'arte, un caposaldo nella storia dell'arte mondiale. Nel testo teorizza come la combinazione tra forme e colori sia alla base dell'opera d'arte, strettamente connessa con lo spirituale. Nel 1911, basandosi su quanto teorizzato, Kandinsky dà vita al gruppo avanguardista Il Cavaliere Azzurro. Il gruppo, creato con il collega Franz Marc, riunisce i principali esponenti dell'espressionismo tedesco, con l'obiettivo di rinnovare l'arte in modo antinaturalistico. Quando esplode la rivoluzione russa, Kandinsky si trasferisce a Mosca e lì lavora per il Commissariato del Popolo per l'Educazione fino al 1921, anno in cui ritorna in Germania, questa volta a Berlino. Fino al 1933 lavora come insegnante di decorazione murale al Bauhaus, l'innovativa scuola di architettura, arte e design tedesca, fatta chiudere con l'avvento del nazismo. La salita al potere di Hitler infatti segna la fine del rapporto di Kandinsky con la Germania. L'artista è costretto a fuggire a Parigi, dove trascorrerà il resto della sua vita. Le sue opere vengono bollate come arte degenerata e vengono eliminate dai musei e svendute a collezionisti stranieri. Lui stesso viene accusato di bolscevismo per il ruolo ricoperto nel governo rivoluzionario sovietico. Il linguaggio visivo di Kandinsky, apparentemente incomprensibile, segue invece delle regole ben precise. L'artista dà a ciascun colore un significato legato a gusti ed emozioni. Il giallo, ad esempio, è dotato di una forza centrifuga, di un'energia vitale e prorompente che può essere paragonata al suono di una tromba. L'azzurro, invece, freddo e dotato di forza centripeta, è più simile al suono di un flauto. Il giallo è inoltre legato al triangolo, mentre il rosso è legato alla forma quadrata. Non a caso Kandinsky evidenzia il nesso strettissimo che intercorre tra le opere d'arte e la musica, dando ai suoi dipinti nomi come composizione, intermezzo, improvvisazione. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.